I tantissimi sserini che ci sono qui dentro sono quelle che in Salento si chiamano le malote, degli organismi che vivono nella Posidonia e che raggiungono dimensioni anche discrete, 3-4 cm. Queste sono l'esca principe di questa terra. Alle mie spalle c'è Giuseppe, uno dei più forti pescatori qui del Salento, che sta appunto pescando le malote per utilizzarle il giorno dopo come esca. Questa infatti è un'esca micidiale per i saraghi, per le occhiate, ma un po' per tutti i pesci, dalla salpa alla spigola. E la pesca è molto interessante, si pastura infatti con le malote, che è un'esca naturalissima e per questo è un'esca che funziona, perché è proprio l'esca di questa terra. Ovviamente la pesca è molto particolare, in effetti è necessario un guadino modificato appositamente, una rete più spessa nella parte superiore, molto più fine nella parte inferiore. Questi animali vivono qui, nelle praterie morte di Posidonia, si può dire in questi accumuli che si raccolgono nelle baie a seconda della corrente e dove svolgono tutto il loro ciclo vitale, dalla riproduzione fino al crescimento. Come vedete gli individui sono di diverse forme e colori e il colore serve proprio a mimetizzarli in mezzo a questa Posidonia morta. Ora però andiamoli a pescare insieme, entriamo in questo ammasso di Posidonia che in realtà è vita, perché qui dentro brulica la vita, come vedrete. Fate attenzione quando entrate in acqua, soprattutto se non conoscete il posto. La Posidonia può nascondere delle buche alte. È consigliabile, anche in estate, usare gli stivaloni per evitare che i granchi blu o altri pericoli possano rovinarvi la giornata. Una volta dentro si cerca la fine dello strato di Posidonia e si fanno delle belle retinate, cercando sempre di pescare l'alga e non la sabbia. L'alga giusta non deve essere né troppo fresca né troppo macerata. La malota infatti non si trova ovunque, ma una volta individuata bisogna insistere sul posto, evitando di spaventarla troppo con movimenti bruschi dei piedi. Individuate le malote bisogna fare in modo che vadano nel retino e non escano fuori, mentre l'alga si ributta in mare, proprio come ci sta facendo vedere Giuseppe. Il procedimento va ripetuto molte volte per raccogliere la giusta quantità di vermi. Capita di pescare di tutto, dai granchi alle seppie, anche se la preda più frequente, oramai, è purtroppo la plastica, che qualche incivile ancora non ha capito che non va ributtata a mare. Dopo circa un'ora, se le malote ci sono, possiamo terminare la raccolta. Si stringe il sacco, che può pesare anche 20 o 30 kg, e con attenzione si esce dall'acqua. Una volta fuori è molto importante far scolare l'acqua dal sacco per circa una ventina di minuti e poi si svuota all'interno di una bacinella di plastica che impedisce alle malote di scappare fuori. Comincia ora un altro lavoraccio. Infatti, anche se la maggior parte delle malote sono finite nella bacinella, moltissime sono rimaste agganciate alla rete e con pazienza devono essere raccolte una ad una. Alla fine avremo ottenuto una decina di chili di Posidonia triturata insieme alle malote. Non preoccupatevi, durante la pescata tutto sarà ributtato in mare e moltissime malote sopravviveranno. Solo poche infatti verranno utilizzate effettivamente come esca, mentre la maggior parte fungirà da richiamo per i pesci. Una piccola curiosità: in questa specie gli individui maschili sono più grandi delle femmine ed hanno un corpo più allungato. Inoltre questi individui hanno una varietà cromatica incredibile che va dal marrone, che è il colore più comune, al verde, per aiutarli a mimetizzarsi meglio tra le alghe. Spero, grazie soprattutto a Giuseppe che mi ha insegnato una cosa fantastica, una tradizione di questa terra, di avervi fatto vedere quanto sia fondamentale mantenere l'ecosistema intatto. Le alghe, anche se sembrano brutte, in realtà hanno una funzione importantissima nel nostro mare e non sono i pescatori, i cacciatori che distruggono l'ambiente, ma è la ricerca di spazio continuo che distrugge gli animali, perché se gli animali hanno il loro posto dove riposare, dove riprodursi, comunque ce la faranno sempre, ma se gli togliamo quello, allora li stiamo distruggendo. E noi ci vediamo al prossimo video.